mare diverso, quello davanti a Scarlino, da sorvegliare con poderose rocche come questa, prima pisana, poi degli aldobrandeschi, degli appiani, dal 400. Il vento della storia è passato molte volte da questo lembo di Toscana, dove le strade erano cosa rara e i minerali prendevano la via del Tirreno, al puntone di Scarlino, rada di Portiglioni. Una storia di vento e di pietre, di uomini e di laghi costieri pieni di vita, cesura tra terra e mare, tra il mondo al di fuori e la Maremma. Quello che vediamo oggi è ciò che resta dell'antica laguna di Scarlino, un paesaggio, oggi una palude, ma che è un paesaggio che caratterizzava un po' tutta l'Alta Maremma, dalla laguna di Rimigliano al lago di Piombino, al lago di Scarlino, al lago Prile verso Castiglion della Pescaia. La presenza delle lagune, delle paludi, dei laghi ha condizionato fortemente il popolamento fin dall'antichità, specialmente poi nel Medioevo, quando gli insediamenti si concentrano nelle aree collinari. È proprio nell'Alto Medioevo, dall'VIII secolo, che gli insediamenti si spostano sul colle dove poi nascerà Scarlino. Da un villaggio di capanne nato in maniera abbastanza spontanea, nel corso del IX secolo si ha la formazione di una curtis signorile, da lì il castello signorile, il palazzo signorile, da lì la fortezza pisana, che è diventata poi il simbolo stesso del territorio di Scarlino. È il mare antistante Scarlino, il suo porto antico al limitare del lago costiero, il porto dei Romani, che ha accompagnato per un lungo tratto di passerella della storia i commerci di queste terre. Una storia raccontata al MAPS, il museo del Portus Cabris, dove le anfore fanno sentire la loro voce e sussurrano i loro racconti di naviganti. Ma la storia prosegue, lascia il Padule e le sue acque, che saranno bonificate tra 8 e 900, drenando il fiume Pecora, lascia i Canneti e ritorna sul colle, dove tutto aveva avuto inizio. Il borgo è lì, di vedetta, arroccato nel suo medioevo, ma anche svelato dal lavoro degli archeologi, a cominciare da quello di Riccardo Frankovic, grande studioso, a cui è dedicato il centro di documentazione. Un altro museo a Scarlino racconta delle ricerche dall'età del bronzo alle ceramiche testimoni di un'epoca di scambi, dove per una volta un tesoro è un tesoro sul serio, luccicante d'oro, di sonanti fiorini, di ducati da Venezia, da Milano, dall'Ungheria. Proprio la lettura storica di questo territorio, di questo paesaggio, ci fa capire come il classico concetto della Maremma selvaggia, chiusa, abbandonata, pericolosa, è un concetto che nasce tardi, alla fine del Medioevo, nella prima età moderna. Fino ad allora questo territorio, dall'età etrusca a tutto il Medioevo, ai primi anni del Rinascimento, questo territorio era inserito in un contesto molto più ampio, sia politico, economico che sociale. Non era ancora nata la Maremma amara della tradizione popolare.